Daniel Plainview è un uomo solo, un'anima dannata dal turbine dei suoi stessi peccati, schiavo della sua avidità e di quella che il mondo gli ha riversato contro. Vibrazioni laceranti di archi inquieti accompagnano la sua inquinata figura di cercatore di petrolio e affamato di potere. Le sue mani sono sporche di sangue e oro nero. Ma adesso un uomo che sostiene di essere suo fratello Harry bussa alla sua porta. Conosce il suo passato. Gli parla della morte del padre, della sorella Annabel. Non può non essere lui. Finalmente Daniel non è più solo. Vede la speranza, la voglia di redenzione. La mia barriera di odio si è innalzata lenta negli anni e averti qui mi dà un nuovo slancio vitale, gli confessa un giorno. La gioia, le emozioni però oscillano su frequenze effimere. Le onde si distendono e poi si infrangono come quelle dell'oceano in cui felici stanno nuotando. Poi la consapevolezza. La tensione crescente entra in dissonanza con i sentimenti. Di nuovo quegli archi penetranti che gli uccidono il sorriso. Daniel Plainview è stato sedotto dallo stesso male che ha donato all'umanità. L'uomo che ha di fronte è un impostore. Solo adesso è in grado di vedere la verità. Con la pistola puntata in faccia, gli estorce la confessione. Suo fratello Harry è morto. Poi fa scattare il grilletto. Il piccone gratta la terra. Le note si fanno sempre più angoscianti, fino a straziarti i timpani. Se potesse, Daniel Plainview seppellirebbe anche te, che impassibile lo stai a guardare. Ci sarà avidità, ci sarà vendetta. There will be blood. Uscita nelle sale nel dicembre 2007, la pellicola firmata Paul Thomas Anderson valsa a Daniel Day-Lewis il suo secondo Oscar come il miglior attore protagonista. La colonna sonora, una suite di archi e Ons Martenot, vinse l'Orso d'Argento al Festival di Berlino. L'autore? Un timido ragazzo dell'Oxfordshire con qualche discreta esperienza alle spalle. Il suo nome? Johnny Greenwood. È la notte di sabato 12 marzo 1988. Johnny si agita nel letto, non riesce a dormire. Quella sera i The Fall di Marky Smith hanno suonato nella main hall dell'Oxford Polytechnic per promuovere il loro 10° lavoro in studio, l'album The Friends Experiment. Johnny era tra il pubblico. L'adrenalina sembra non voler abbandonare più il suo corpo. È stato il primo concerto della sua vita. E grazie alla sorella maggiore Susan, se lui e suo fratello Colin si sono appassionati al post-punk. Band come Joy Division, The Fall, Magazine hanno saputo tradurre alla perfezione quella solitudine che li accompagna sin dal giorno in cui loro padre se n'è andato. C'è qualcosa di diverso però nell'animo di Johnny che sin da bambino gli fa percepire la musica in un modo del tutto singolare. Da ragazzino si divertiva a riprodurre in maniera ossessiva il suono di tutto ciò che lo circondava. Per assecondare la sua vena creativa, all'età di 5 anni ricevette in regalo dai genitori un flauto dolce. Il piccolo ne rimase ammaliato. Quella notte di fine inverno del 1988 sa che se vuole scuotersi di dosso l'adrenalina e acquietare il suo spirito può fare una singola cosa. Prende un profondo respiro, avvicina il flauto alle labbra. Le dita fremono sui fori. Delicatamente l'aria si incanala, il corpo si rilassa e dallo strumento esce una tranquilla melodia. Come la creatura di Robert Louis Stevenson, la sua anima è divisa in due. Da una parte c'è la musica rock, l'amore per il post-punk. Dall'altra, lo studio della musica classica, l'amore per quel flauto dolce che negli anni non ha mai abbandonato, portandolo a suonare in piccoli complessi di musica barocca. In realtà il suo talento per la musica è tale
che qualsiasi strumento Johnny prenda in mano in poco tempo è in grado di suonarlo alla perfezione. Ogni tanto, quando ha tempo, suona la tastiera nell'armonica nella band che suo fratello Colin ha messo in piedi insieme a 3 compagni della Abingdon School, Tom York, Ed O'Brien e Philip Solway. Hanno deciso di chiamarsi On a Friday, in onore del giorno in cui si incontrano per strimpellare insieme. Odiano il severo rigore scolastico e fanno di tutto per dimostrarlo con il loro sound aggressivo. Per le raffinate orecchie di Johnny fanno solo casino. Il primo concerto che hanno tenuto è stato l'anno prima alla Jericho Tavern di Oxford. Per darsi un certo tono si erano tutti vestiti di nero, ma dalle espressioni dei pochi presenti in sala non sembra abbiano fatto una grande figura, ma poco importa. In quanto educazione musicale non saranno il massimo, ma Johnny si diverte e Tom, il cantante, sembra apprezzare l'apporto creativo che è in grado di donare al gruppo. Johnny sa che gli On a Friday saranno solo una breve parentesi, un piccolo capriccio per sfogarsi un po'. In fondo lui è impegnato a suonare la viola nella Thames Vale Youth Orchestra e a proseguire gli studi di musica classica. Gli altri amici sono tutti più grandi di lui. Presto ognuno seguirà la carriera universitaria e quindi fine dei giochi. Le cose non andranno proprio così. È il 1991. Johnny si è appena iscritto all'Oxford Polytechnic per seguire dei corsi di psicologia e per specializzarsi in armonizzazione del corale. Gli altri amici sono tutti rientrati a Oxford dopo aver concluso gli studi universitari. Insieme al fratello e a Tom, condivido una casa all'angolo tra Magdalen e Ridgefield Road. Tradendo ogni pronostico, gli On a Friday hanno continuato a vedersi e suonare insieme e grazie alle sue competenze in campo musicale, Johnny è ormai diventato membro fisso della band, ricoprendo il ruolo di chitarrista e polistrumentista. È la sera dell'8 agosto. Nonostante l'esordio non promettente, gli On a Friday sono ormai diventati ospiti fissi del palco della Jericho Tavern. Tra il pubblico quella sera è presente un giovane produttore. Il suo nome è Chris Hafford. Insieme al socio Bryce Hedge è proprietario dei Courtier Studios, una modesta casa di produzione locale sull'orlo della crisi, nota però per aver dato il via al movimento shoegaze. Quella sera Chris Hafford si trova alla Jericho perché ha bisogno di conferme. Ha avuto modo di ascoltare materiale degli On a Friday e lo ha trovato grandioso. Vuole vedere se quei 5 ragazzi sono in grado di gestire il palco, così come hanno saputo dominare la sala di registrazione. Finito lo spettacolo, li raggiunge caracollando eccitato nel backstage. «Devo lavorare con voi», dice loro. I ragazzi non hanno nulla da perdere, accettano l'offerta, senza sapere che la conduzione manageriale di Hafford and Edge li accompagnerà lontano negli anni e ben oltre i confini dell'Oxfordshire. Nel frattempo, Keith Wozencroft, un ex musicista di Gloucester, sta terminando il contratto come rappresentante di vendita per la EMI. Gli è appena stato offerto il ruolo di Talent Scout alla Parlophone, etichetta discografica che fa capo alla EMI. Durante la visita di addio alla filiale di Oxford di una nota catena di negozi di dischi, entra in confidenza con Colin, il giovane cassiere. Il ragazzo percepisce l'opportunità, prende la palla al balzo. «Dovresti ingaggiare la mia band», gli dice consegnandogli l'ultimo demo degli On a Friday. Alla Parlophone il demo piacque. Il contratto venne subito stipulato. La stessa etichetta dei Beatles li vuole sotto la sua ala, a patto però di cambiare il nome in qualcosa di più accattivante. C'è una canzone dei Talking Heads il cui titolo fa il caso loro, Radiohead. Con la band con un importante contratto discografico in tasca, Johnny Greenwood abbandonò i corsi di laurea, votandosi del tutto al progetto. Le sue ambizioni di musicista classico si trovarono a dover fare i conti con la realtà. Il suo talento era tale da completare l'alchimia dei Radiohead, trasformandola in qualcosa di incredibilmente meraviglioso che non poteva essere ignorato. Dopo un EP di debutto dal titolo Drill,
I Radiohead si chiusero in studio nel settembre del 1992 per la registrazione di Pablo Honey, il loro album d'esordio. Riguardante per lo più materiale già proposto nell'era On a Friday, le sessioni si conclusero in breve tempo. Johnny però si sentiva insoddisfatto. L'esecuzione di quei vecchi brani non lo soddisfaceva, non era quella la qualità a cui aspirava. La tranquillità di quel nuovo singolo a cui stavano lavorando poi lo mandava in bestia. Così decise di ucciderlo ancor prima che uscisse dalla sala di incisione. Poco prima che iniziasse il ritornello, assestò 3 coltellate al cuore della canzone, 3 power chord rabbiosi che fecero tremare le corde della chitarra. Quello è il suono di Johnny che cerca di fottere il pezzo, ricorda il chitarrista Ed O'Brien. Eppure con quel suono Johnny si inventò Creep. Rilasciata come primo singolo nel settembre del 92, Creep fu esclusa dalla playlist della BBC Radio 1, poiché considerata troppo deprimente. In patria il singolo non raggiunse il successo sperato, posizionandosi al 78° posto della UK Singles Chart. Fu una radio alternative di San Francisco che ne colse il grande potenziale. In breve tempo, tutte le stazioni radio d'America si ritrovarono a trasmettere lo straziante disagio di York e compagni. Creep divenne l'urlo generazionale della cultura underground degli anni 90, insieme a pezzi del calibro di Smells Like Teen Spirits e Loser di Beck. Nei successivi album dei Radiohead, il brillante contributo di Jonny Greenwood si fece sempre più dominante, incastonandosi alla perfezione con il genio schizofrenico di Thom Yorke, suggellando così il caratteristico e inimitabile sound della band. Ma fu con il capolavoro OK Computer del 97 che i tratti del suo estro si delinearono definitivamente. Gli arrangiamenti si fecero sempre più ricchi di elementi di musica classica, a partire dall'utilizzo di composizioni di archi in quarti di tono, sullo stile di Krzysztof Penderecki. Facciamo un salto nel futuro. Sempre più ispirato dalla musica del compositore polacco, nel 2011 Johnny volerà a Cracovia per fare di persona la sua conoscenza. Dall'incontro vedrà la nascita un disco bellissimo e senza titolo, contenente 2 classici dei primi anni 60 di Penderecki, Threnody for the Victims of Hiroshima e Polimorfia, alternate a 2 nuove composizioni di Greenwood, scritte per orchestra d'archi, Popcorn Super 8 Receiver e 48 Responses to Polimorfia. In seguito Penderecki dirà di lui: è un compositore davvero dotato. Non è scontato che chi faccia musica rock sia altrettanto bravo a scrivere per archi. Lo fa con molta professionalità, tanto che posso dire che è uno dei migliori musicisti inglesi. Torniamo nuovamente a noi. Siamo a cavallo dei 2 secoli. I Radiohead sono alle prese con la registrazione di un nuovo album. Dopo il successo di OK Computer, Thom Yorke è stanco delle etichette. È in cerca di qualcosa di nuovo che allontani definitivamente i Radiohead dagli schemi canonici della musica rock. Jonny Greenwood si mette subito all'opera. Traendo ispirazione dalla musica elettronica, il jazz, il krautrock e la musica classica del XX secolo e introducendo elementi innovativi quali l'utilizzo dell'once martenot su ispirazione del compositore Olivier Messiaen, gli arrangiamenti di Greenwood furono così complessi che quando l'orchestra di violini ingaggiata per le registrazioni vide le partiture da lui scritte, rimase allibita. Scoppiarono tutti a ridere, ricorda Nigel Godrich, il producer della band. Quello che Johnny aveva scritto era improponibile, o comunque impossibile per loro da eseguire. John Lubbock, il direttore d'orchestra, incoraggiò i musicisti ad assecondare le idee naïve di Greenwood. Al lavoro ultimato, il materiale ricavato fu talmente vasto che i Radiohead decisero di suddividerlo in 2 album. Videro così la luce Kid A e Amnesiac, pubblicati rispettivamente il 2 ottobre 2000 e il 5 giugno 2001. Nel 2002, ormai affermati come una delle band più influenti del panorama musicale degli ultimi anni,
I Radiohead ricevono l'invito da parte del regista Simon Pummel a comporre la colonna sonora dell'ultimo film al quale sta lavorando. La pellicola ha l'ambizioso obiettivo di intrecciare musica e immagini d'archivio per descrivere la complessa realtà del ciclo della vita dell'essere umano. Jonny Greenwood accetta personalmente la sfida. È arrivato il momento giusto per dare libero sfogo all'istinto più intimo della sua creatività. Le 13 composizioni faranno da sfondo al complesso collage di immagini che sarà il docufilm Body Song, vincitore di un BAFTA, e vedranno la pubblicazione nell'ottobre 2003 come il primo album solista di Greenwood, sotto il titolo appunto Body Song. Più tardi, lo stesso anno, i Radiohead sono a Los Angeles, chiusi in studio per la registrazione di Hail to the Thief. Tra una sessione di registrazione e l'altra, hanno bisogno di svagarsi un po'. Hanno saputo che il regista Paul Thomas Anderson sta proiettando in sala il suo ultimo film, Punch Drunk Love. Bastò uno squillo. Da buon fan, il regista invitò la band a vedere la proiezione. Tra lui e Jonny Greenwood nacque subito un'ottima intesa. Ci eravamo appena conosciuti e già sognavo una futura collaborazione, dirà il regista in un'intervista al New York Times. L'occasione per lavorare insieme arriverà 5 anni più tardi. Paul Thomas Anderson è alle prese con il montaggio del suo nuovo film. Per la colonna sonora ha già una musica assillante in testa, una suite di archi composta da Greenwood 2 anni prima, intitolata Popcorn Super Retro Receiver. Sempre più ossessionato dal bisogno di una colonna sonora giusta, invia all'amico musicista alcune clip del film. Va bene, ci aggiorniamo, gli risponde Jonny. Quando i due si incontrarono di nuovo, Jonny aveva portato con sé più di 2 ore di materiale registrato. Paul Thomas Anderson ne rimase estasiato. Nacque così la colonna sonora di There Will Be Blood. Contenente però materiale precedentemente registrato, come appunto Popcorn Super Retro Receiver, nonché la traccia Convergence, già presente in Body Song, la colonna sonora fu esclusa dagli Academy Awards del 2008, ma vinse, come già detto, l'Orso d'Argento al Festival di Berlino. Ad oggi Greenwood ha composto le musiche di tutti i successivi lavori del regista, definendo così il raffinato rapporto immagini-musica come il marchio distintivo della filmografia di Paul Thomas Anderson. Nel 2015 l'album Junoon, firmato da Greenwood in collaborazione con il musicista israeliano Shai Ben-Tzur, uscirà sul mercato accompagnato dall'omonimo documentario diretto da Paul Thomas Anderson, un omaggio al loro grande sodalizio. L'empatia delle musiche di Greenwood, capaci di sposarsi alla perfezione con gli scenari più intriganti e gli aspetti psicologici della cinematografia, gli consentirà di divenire uno dei compositori più apprezzati e richiesti del mondo del cinema. Nel 2010 firmerà le musiche di Norwegian Wood del regista franco-vietnamita Tran Anh Un, mentre nel 2011 e 2018 per la regista scozzese Lynn Ramsay, rispettivamente per i thriller psicologici We Need to Talk About Kevin e You Were Never Really Here. Abbracciando uno stile di vita ben lontano dai dettami della tipica rockstar, negli ultimi anni Greenwood ha stabilito la sua base artistica a cavallo tra l'Oxfordshire e le colline marchigiane, dividendo i suoi impegni tra Radiohead e carriera solista. Era nella sua casa a Monsan Pietro Morico, in provincia di Fermo, quando la notte del 24 agosto 2016 la terra iniziò a tremare. Per sostenere la causa dei terremotati, Jonny Greenwood, aiutato dall'amico Tom York e dal violinista Daniel Pioro, ha dato il via a una serie di spettacoli iniziati il 20 agosto 2017 con quello allo Sferisterio di Macerata. Ad oggi, grazie ai proventi ricavati dai suoi concerti, alcune opere d'arte danneggiate dal sisma sono state restaurate, ritornando così a far parte del patrimonio culturale marchigiano. Il 17 settembre 2019, con un tweet sulla loro pagina ufficiale,
I Radiohead annunciano la nascita della nuova etichetta discografica fondata da Jonny Greenwood. Con il nome Octatonic Records, la label si pone l'obiettivo di avvicinare il grande pubblico alla musica classica contemporanea, promuovendo i suoi lavori e quelli dei tanti musicisti incontrati da Greenwood durante la sua carriera. Se vuoi dare un'identità, una personificazione vivente alla musica nella sua interezza, giunti ormai agli anni '20 del XXI secolo, posso dire con tutta tranquillità che potrai trovarla nella figura di Jonny Greenwood. Immaginati all'ingresso di un intricato dedalo di vie. Ogni strada porta a un genere diverso. Lui, lo sguardo timido nascosto dalla frangia, è lì che ti aspetta. Con la mano ti invita a entrare. Stai tranquillo, con lui al suo fianco non potrai perderti. Non c'è sentiero della musica che Jonny Greenwood non abbia già intrapreso. Ciao Rockfella, grazie per aver visto il video. Questa è la storia di Jonny Greenwood. Se l'episodio ti è piaciuto, metti like e condividilo con i tuoi amici. Lascia un commento per trasmetterci la tua idea e per aiutarci a trovare ispirazione per storie sempre nuove. Seguici per diventare parte di questa realtà. Questo è Ah, dimenticavo! La scuola di magia e stregoneria di Hogwarts è lieta di annunciare che anche quest'anno calcheranno il palco del tradizionale ballo del ceppo per farvi scatenare al ritmo delle loro canzoni le Weird Sisters. Riguardati il calice di fuoco e butta un occhio sul chitarrista solista e dimmi se lo riconosci. Ah, la musica, una magia che supera tutte quelle che noi facciamo qui.